Fantastica suite per la manipolazione di immagini e fotografie, assolutamente gratuita. Ciao a tutti, qua è il canale Auterpellamp, io sono Renato e stasera andiamo a parlare della favolosa P-Cosmos Tools. Bene, secondo take, perché il primo non era riuscito tanto bene. Allora, ci sono delle premesse che devo fare su P-Cosmos Tool. Primo, una cosa carina, che l'ho installata anche in modo fisso sul mio sistema principale, mentre invece qua siamo sulla macchina virtuale che uso per fare i video. L'ho installato sulla macchina principale perché lo trovo molto simpatico. È un freeware, ha abbastanza imperfezioni, nel senso che scopriremo strada facendo, però mi è simpatico, devo dire la verità, mi è simpatico perché per alcune cose può servire, può essere utile, perché può creare degli effetti, un'effettistica, può creare un qualcosa di simpatico con i suoi tool. La suite è divisa in moduli. Andiamo a vedere intanto subito il menu qua sopra. Questo cambia l'estetica dell'interfaccia del portale, però non mi interessa tanto. Opzione, regolazione, loro intendono opzioni poi. Allora qua riguarda lo screenshot, il cattura schermo, c'ha 2 shortcuts e ha anche la cartella di destinazione, che possiamo pure mettere download se andiamo a fare delle prove, così me la trovo già pronta. Qui invece sarebbero le vere opzioni del sistema, ma sono abbastanza poverine, insomma, non è che ci sia tanto. C'è l'opzione farlo partire automaticamente col sistema, metti sul menu contestuale la voce, eccetera eccetera. Non direi niente di eccezionale. Qua lo stesso, puoi cambiare la cartella di output. Io la faccio sempre finire quando faccio i first look, i tutorial, le recensioni, faccio tutto finire in downloads, perché così mi trovo velocemente la cosa che produce. Bene, andiamo sempre a vedere i moduli. I moduli sarebbero i plugin. In questo caso P-Cosmos Tool ne ha soltanto uno non installato, che è il riconoscimento OCR, il riconoscimento dei caratteri dalle immagini, però io non lo installo perché non mi viene proprio la voglia di fare OCR con P-Cosmos Tools, perché ci sono ben altri tool in internet gratuiti che lo fanno velocemente in modo migliore e spedito. Andiamo a vedere ancora. Qua puoi cambiare il linguaggio, ma l'abbiamo già messo in italiano e quindi siamo a posto. English, perché c'è scritto English qua? Italian, perché English? Page, perché vabbè, diciamo che hanno la corsia preferenziale, hanno messo lì un pulsante per l'inglese, così uno se vuole cambiare lo cambia subito. Vabbè, controlla la nuova versione, poi c'è aiuto, eccetera. Bene, il portale qua è fatto P-Cosmos Tool, sono appunto tools, sarebbero utility, ed è diviso in più moduli. Diciamo che quello riuscito meglio è progettazione pagina, che in realtà è collage. Il fare il collage, il collage vuol dire mettere più immagini in una pagina, che può essere A4 o A3 a vostra scelta. Vuol dire costruire un insieme geometrico con geometrie diverse di fotografie e disegni. Poi c'è Editor, che è l'editor normale, un normale editor di immagini. Unisci, anche questo lo trovo un po' superfluo, andremo a vedere poi che cos'è esattamente.
Show è la parte, vedete che quando installate Picosmos Tools vengono fuori due icone, una è Shows, praticamente il browser, è l'interfaccia che vi fa vedere quello che le immagini che sono contenute nei dischi del vostro computer. Possiamo anche velocemente attivarla, andiamo a vedere com'è. Sì, vedete che io adesso ho già scelto una cartella dove avevo parecchie foto di prova e niente di eccezionale, insomma. Ecco, qua c'è un'icona con cui poi tu cliccando su questa icona viene fuori un menu contestuale e se clicchi sopra vai direttamente sull'utility, sul modulo che ti serve per fare quella modifica specifica. Ok, qua la chiudiamo che lo andremo a vedere meglio dopo. Poi c'è batch, cioè il fare più operazioni in maniera automatica su più immagini. Import è quello per le macchine fotografiche, telefoni, action cam, per importare le immagini da quei device dentro il programma. Effetto non è nient'altro che un'estensione dell'editor, nel senso che vai subito sulla pagina effetto, ma ci puoi arrivare anche da editor, ci puoi arrivare anche da show, eccetera. Ritaglia e dividi, anche questo è un po' rimango un po' in dubbio che questi, sì, bello che ci siano, ma sono cose che sinceramente vedo fatica che siano molto utili. Poi c'è estetica, che voi sapete che viviamo in un'epoca dove la gente si è fissata sul modificare e migliorare i volti delle persone. Fino a 10 anni fa non c'era tutto questo interesse, adesso addirittura ci sono degli editor professionali che riguardano solo il viso delle persone, incredibile. È una parte della produzione software che a me sinceramente non interessa e non credo che farò mai recensioni su quei programmi lì, però c'è. È gratis e quindi perché non darci un'occhiatina. Cutout all'inizio pensavo non funzionasse, con le prime prove invece basta seguire le istruzioni e rimuove lo sfondo in maniera ottimale, direi. Sì. Camera prende foto dalla webcam, stampa, vabbè, è il modulo per stampare. Qua addirittura c'è un modulo che puoi creare delle GIF animate. Erase è per togliere e cancellare oggetti da una foto, e qui andiamo a vedere, dopo andremo a vedere se funziona veramente, perché ho dei dubbi che funzioni bene. Comunque da vedere, da verificare. Quest'icona qua, Format Factory, viene fuori ma rimanda a una pagina web. Sul mio sistema, sull'installazione sul mio sistema principale non è venuta fuori perché c'era già installata Format Factory, che è un freeware che serve a cambiare formato alle immagini. Utilità varia, nel senso che delle volte serve, a volte per mesi non lo uso neanche. Infine cattura schermo, questo fa screenshot, non ha molti comandi ma insomma c'è. Bene, andiamo a vedere quindi collage, detto qui progettazione pagina. Sì, subito diciamo una cosa, è diviso in 3 moduli, in 3 sottomoduli, se vogliamo dire così. Modulo di pagina è quello che vedete qui, c'è una collezione di tipologie. Vediamo di trovarne una semplice, ecco questa per esempio ha 5 foto, e se fate doppio clic sopra il ditino qui vi rimanda a una pagina dove dovete scegliere le foto da inserire. Quindi quando cliccate qui ovviamente è per il cuore, cliccate qui è per il riquadro qua in alto a sinistra eccetera. Io non lo faccio da qua ma lo faccio da qua sotto, perché vedete che sono divisi per colori, quindi voi sapete già che questo qui corrisponde a questo, questo corrisponde a questo e questo qua corrisponde al cuore. Li hanno divisi apposta così perché sulla macchina virtuale ho visto che se io lo faccio da qua casca, si crasha, il programma si chiude, quindi non è fatto per essere usato sulle macchine virtuali. Ho avuto qualche problema anche, è giusto specificarlo, sulla macchina, sul mio computer principale. Ho avuto qualche problema di stabilità iniziale, però dopo ho risolto reinstallando il tutto come amministratore.
Dicevo che questo modulo è diviso in 3 sottomoduli. Il primo modulo è quello che vediamo, modello di pagina lo chiama lui. Qua c'è un cursore e ce ne sono abbastanza. Potete addirittura filtrare per quantità di foto, per esempio 9 slot, 9 foto, e vi mostra quelli con 9 foto. 2 slot e vi mostra quelli con solo 2 foto. E altro si può mettere anche come preferiti, eccetera. Gli altri moduli sono comunque curiosi. Ecco, pagina scenari li mette in questo modo qua, cioè degli sfondi già prestabiliti e delle posizioni già prestabilite. Ecco, è venuto il momento di dire la limitazione di questo bel modulo. Le limitazioni di questo bel modulo sono che, molto semplici, non puoi cambiare posizione e forma e geometria degli slot. Li chiamiamo così, gli slot sono le posizioni dove tu andrai a mettere una foto, cioè questi rimangono fissi, non c'è modo di cambiarli. Vedete che non c'è nessun modo proprio. E è giusto dire, vi farò vedere un attimo alla fine di questo video, che si può costruirsi da zero un modulo con i parametri che volete voi, però anche questa, cioè la fatica non so se vale la pena, insomma, ecco. Qui abbiamo uno sfondo trasparente che può essere ovviamente cambiato, e poi c'è il terzo sottomodulo che si chiama pagina libera di scena. Ok, anche qui abbiamo praticamente degli sfondi così, dove tu andrai a inserire delle foto. Aggiungi immagine, per esempio, vediamo un po'. Tic. Ok, capite come funziona? Ecco, questi si possono ridimensionare. Non so se si può cambiare anche geometria. Vediamo un po', si può cambiare geometria. Aggiungi contorno, vediamo, contorno. Sì, si può cambiare anche geometria, è vero. Fantastico. Ecco, questo forse è già più, l'avevo sottovalutato all'inizio, è già più interessante. Questo è già più carino. Vediamo se riesco a cambiare anche il colore. Mi sa di sì. Ah no, cambia tutto. Pensavo lo cambiasse solo per la foto. No, cambia tutto. CTRL Z non funziona, no, CTRL Z qua non c'entra niente, quello hai, quello ti resta. Però torniamo a quello più semplice da capire, che è modello di pagina, e andiamo in cerca di uno da 6 slot. Quello col cuore, no, quello col cuore che era da 5, allora 5 slot, eccolo qua, quello col cuore, non so perché ma mi appassiona così. Sì, una volta che avete inserito che state lavorando su una sessione, le foto rimangono memorizzate e passano anche al modulo. Se tu decidi di cambiare modulo, passano al modulo successivo, insomma, senza farlo in manuale. Allora, doppio clic, mettiamo un'altra foto, doppio clic, terza foto, e così via fino a che riempiamo tutto il nostro portfolio. Cosa si può fare a questo punto? Allora, si può essenzialmente o aggiungere del testo. Vabbè, qua è abbastanza banalotta la cosa. Testo scriviamo testo di a capo prova. Purtroppo vedo che non c'è l'allineamento destra-sinistra centrato, non c'è, quindi vi risparmio la fatica. Ecco qua. Sì, ci sono diversi. Poi il bello è che puoi scegliere il carattere. Sì, il carattere non è vincolato, e tutti i caratteri a disposizione che sono installati nel tuo computer lui te li fa vedere. Vediamo un po'. Sì, è vero, mica tanto, vedo che non è cambiato. Allora? Perché questo è già prefissato così. Vediamo Arnold Bank, devo cambiarlo qua, Bangers, vediamo se ho capito bene. Sì, ho capito bene.
ok, data, mese, testo di prova, sì, perché poi mettere dentro la data, che bello, puoi mettere dentro data e mese, sì, fantastico, sì. Avanzato, vabbè, qua ci sono ulteriori opzioni che riguardano il testo, però non vedo comunque l'allineamento, l'allineamento destra-sinistra centrato non c'è proprio, non l'hanno messo. E vi dicevo che appunto le geometrie sono fisse, cioè non è che potete cambiare la grandezza di questi riquadri o del cuore, potete farlo più grande, più piccolo, quello non è previsto dal programma, quindi è una limitazione. Altri programmi professionali, come dicevo, lo fanno perché sono nati solo ed esclusivamente per fare collage, però quelli costano, questo è gratis, quindi a voi il giudizio finale. E un'altra cosa che puoi fare è cambiare il colore della cornice o inserendo un'immagine a tua scelta addirittura, che sarebbe il primo menu qui, la prima riga, oppure scegliendo un'immagine che ti mette a disposizione il programma. Per esempio scegliamo qualcosa di colorato così si vede la differenza, ecco, vedete che è cambiato, però è un bug del programma, non lo fa sullo slot centrale, chiamiamolo col loro nome, sullo slot centrale non riesce a farlo, ho provato anche con altri layout, proprio non lo fa. Altra cosa che puoi fare sempre, puoi mettere un colore uniforme, mettiamo per esempio un rosso, tanto così rimane in evidenza, ecco qui il rosso, vediamo se c'è ancora qualcos'altro lì. Trasparenza automatica, va bene, puoi rendere tutto trasparente e anche qua non effetta lo slot centrale. Puoi ruotare il tutto di 90 gradi, così. Non mi interessa fare, il fatto è che non puoi, si può tornare indietro, apri, c'era, vediamo se è così semplice, vediamo, no, addirittura è sparita l'immagine qua, mamma mia, vabbè, che dire, questo è, sì, guarda, cliccandoci sopra è ritornato. Poi altre cose che puoi fare, puoi aggiungere gli sticker, i famosi sticker, lo dico adesso così dopo non lo devo ripetere nelle prossime puntate, sono divisi in 5 categorie che a loro volta hanno altre sottocategorie. Bello che ci sia sta cosa, ecco qua siamo a livelli di Photoscape. Photoscape sapete che è il mio programma prediletto di modifica foto, e ha anche lui molti sticker. Questo forse ne ha qualcuno di più, Picosmos Tool. Alcuni sono ben fatti, come quelli per il cibo, sono molto, come piacciono a me, sono molto stilizzati, quindi sono molto fatti bene, sì. E la grafica proprio che io preferisco è, per esempio, vediamo se ce n'è uno fatto bene, ecco questo qua, vediamo, no, più, ok, bisogna proprio cliccare sul più. Sì, dopo ovviamente potete inserire, immagino che si possa fare, che qua sopra potete inserire ovunque un'immagine a vostra scelta, non è che sia tutto così, aggiungi immagine, eccolo qua, quindi aggiungi immagine, vediamo cosa succede. Ma aggiungi immagine qui, ma io volevo aggiungerla qua, non si può, quella è un'altra cosa. Allora, un'altra cosa, sì, e volevo dirvi che la centratura, questo non so come mai è venuto capovolto, questo qua, vediamo se è una questione di sì, bastava cliccare qua sopra e avevi la cosa giusta. Bene, se volete centrare meglio, adesso viene fuori, vediamo un po' di interromperlo un attimo, il nostro amico qui, ecco qui. Se volete centrare meglio l'immagine, ovviamente vedete che togliamo via, spostiamo testo di prova,
quando inserite una foto potete centrarla qua in basso o a destra usando il riquadro di destra col drag and drop. Che altro c'è da dire? Ah sì, se vogliamo creare un modello da zero, dicevo, quindi vediamo un po' se c'è già il tasto sopra o come. Sì, come vedete non potevo dedicare una puntata sola a Picosmos Tool perché ci sono parecchie cose curiose da andare a vedere ed è un freeware, mentre invece con altre applicazioni professionali costosissime ho dedicato una puntata sola. Così va la vita. Allora, un pulsantino importante da non sottovalutare è Custom. Praticamente con questo pulsante qui voi seguite un percorso che lui vi propone e da zero vi costruite il vostro Canva. Eccolo qua. Praticamente vi manda in editor e vi fa vedere come potreste per esempio fai duplica, esiste duplica doppione e vi costruite il vostro layout preferito. Ovviamente potete inserirlo come volete eccetera. Non ho provato, non mi ricordo come si fa con le forme, ma ecco, vabbè, molto più semplice di quello che pensavo, addirittura ci sono già qua predisposte addirittura a forma di cartina geografica. Ecco, questo qua una volta salvato, adesso noi facciamo continua, vedete che qua c'è una specie di diagramma di flusso, vi dice di salvare il progetto, il file di progetto, lo salviamo dentro desktop o dentro download, va che è la stessa cosa, senza titolo, lasciamo sto titolo qui perché è a livello di esempio, e dopo complete. Ok, qua rimane 2 item che avevamo inserito prima, però adesso è anche 2 foto che avevamo inserito prima. Vediamo se si possono. Ah, c'è questo difetto qua, c'è questo problema qua che non si possono ingrandire, ma dai. Vabbè, comunque è una cosa curiosa il fatto che si possa customizzare dall'inizio un layout bello. Dubito che ci sia una persona ogni 10.000 che lo fa, però bello che ci sia, dai. Vediamo se abbiamo finito qua con vabbè, questi ve li risparmio, specchio verticale, specchio orizzontale, ruota, qualcosa c'è, ruota, sì, ruota, qua puoi scegliere la rotazione, vediamo un po'. Ah sì, riguarda però la singola foto, non la pagina intera, Ok, qua è ultima cosa che riguarda la pagina collage o modello di pagina, come li chiama lui. Sono questi pulsanti qua sopra. Questi pulsanti qua sopra, una volta selezionata una di queste immagini, rimanda subito menu o editor o finestra. Se per esempio clicco su editor, potete in tempo reale editare l'immagine e dopo, quando l'avete salvata, ritornate, chiudete questa finestra e ritornate sempre sul Canva di collage. Stesso qua, ma editor abbiamo già visto prima, è la stessa cosa, è un menu riportato 2 volte in modi differenti. Qua è per rimuovere lo sfondo. Vediamo un po' adesso se riesco. No, ma non lo faccio su un'altra puntata, perché è un bel tool questo, è giusto considerarlo come si deve. E questo qui è pelle, vabbè. Sì, questo è rimuovi sfondo, questo è pelle, che ragazzi non so, mentre lavorate non so che importanza abbia di cambiare il colore dell'editor, però vabbè, c'è. Direi che questa puntatina qui finisce qui, sono curioso di andare a vedere anche gli altri moduli. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima, ciao!